Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo ramoscello d'ulivo molto bello. Possiamo metterlo sia vicino alle colombine che abbiamo realizzato, oppure su una bella ghirlanda. Possiamo decidere di tenerlo così. Spero che il tutorial vi sia utile. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il ramoscello di ulivo andiamo a fare alcune foglie, ne possiamo fare 6 o 7, vedete un po' voi come preferite, e dobbiamo farle tutte allo stesso modo. Andiamo a fare una catenella di 12 maglie, facciamo un'altra catenella per girare e facciamo una maglia bassa nella prima maglia, poi lavoriamo 3 mezze maglie nelle prossime 3, 1, 2 e 3, poi lavoriamo 4 maglie alte nelle prossime 4, 1, 2, 3 e 4, e poi lavoriamo 3 mezze maglie nelle prossime 3, 1, 2 e 3, lavoriamo una maglia bassa, giriamo il lavoro e lavoriamo nella catenella di sotto. Andiamo a fare di nuovo una maglia bassa, la prima maglia, 3 mezze maglie nelle prossime 3 maglie, dobbiamo lavorare a specchio, 3 mezze maglie, quattro maglie alte, tre mezze maglie e una maglia bassa. Fatto questo, se vogliamo rendere la nostra foglia più rigida, andiamo ad incorporare il filo di ferro con le maglie basse. Io invece le lascerò così e vado a fare un giro di maglie basse tutte intorno alla foglia. Se invece volete rendere rigide, potete aggiungere del filo di ferro lungo tutta questa lavorazione di maglie basse, andate a incorporare il filo di ferro. Facciamo questo giro a maglie basse intorno a tutta la foglia e poi possiamo staccare il filo. Fatto tutto il giro possiamo staccare il filo, lo stacchiamo un pochino più lungo in modo da poter poi inserirlo nel bastoncino. Io di foglie ne ho fatto due di un altro colore, poi potete farle come più vi piace. Andiamo a prendere le nostre foglie e le dobbiamo andare ad incorporare al bastoncino. Possiamo fare in questo modo: o le andiamo a posizionare così e poi andiamo ad aggiungere il nostro filo intorno e man mano aggiungiamo le nostre foglioline, oppure possiamo andare a mettere un po' di colla a caldo e inserirle con la colla a caldo qua e là del bastoncino. Quindi andiamo a rivestire il bastoncino e poi andiamo a posizionare con la colla a caldo le nostre foglioline. Vado ad inserire un po' di filo intorno e lo vado a fermare man mano che giro, vado a bloccare il filo così e lo vado a riempire con lo stesso filato fino ad arrivare all'estremità, e possiamo fermare poi con un po' di colla a caldo la parte finale. Se abbiamo usato il filo di ferro andiamo a avvolgere e poi andiamo a coprire tutto con il filo.
possiamo andare a sistemare le nostre foglioline in questo modo, di qua e di là, in modo da riempire il rametto. Posiziono la prima foglia, poi vado un pochino più giù e posiziono l'altra foglia, così vado a mettere un po' di colla a caldo in questo punto e vado a sistemare le foglie, una un po' più giù, una un po' più su, non allineate. Questo è il mio rametto. Volendo possiamo fare anche delle piccole olive e le andiamo a applicare sul rametto. Possiamo fare semplicemente un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e lavoriamo per altri 2 giri 6 maglie basse. Possiamo inserire un po' di ovatta sintetica all'interno e poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo poi chiudere la parte e andiamo sempre ad incollare con un po' di colla a caldo sul nostro ramoscello. Ed eccolo terminato, questo è il mio ramoscello d'ulivo, spero che vi piaccia, buone palme a tutti, un abbraccio e alla prossima, e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.